Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Bosulif Pfizer SRL. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa ha Bosulif? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bosulif durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Bosulif? Bosulif è un farmaco a base del principio attivo bosutinib, appartenente alla categoria degli antineoplastici, inibitori delle proteasi e nello specifico inibitori della tirosina chinasi BCR-ABL. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Bosulif può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Bosulif 100 mg 28 compresse in blister. Bosulif 400 mg 28 compresse rivestite con film. Bosulif 500 mg 28 compresse in blister. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Europe Meg. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: bosutinib. Gruppo terapeutico: antineoplastici, inibitori delle proteasi. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Bosulif è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica con cromosoma Filadelfia positivo, LMCPH, in fase cronica, FC, di nuova diagnosi. LMCPH più in FC, in fase accelerata, FA, e in fase blastica, FB, trattati in precedenza con un OPA inibitori della tirosin chinasi, TKI, e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate. Posologia: la terapia deve essere iniziata da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento di pazienti affetti da leucemia mieloide cronica, LMC. Posologia: LMCPH più in FC di nuova diagnosi. La dose raccomandata a 400 mg di bosutinib una volta al giorno. LMCPH più in FC, FA-FB con resistenza o intolleranza alla terapia precedente. La dose raccomandata a 500 mg di bosutinib una volta al giorno. Nel corso delle sperimentazioni cliniche, il trattamento con bosutinib è stato continuato fino a progressione di malattia o fino a quando non è stato più tollerato dal paziente. Aggiustamenti della dose. Nella sperimentazione clinica di fase I/I condotta in pazienti affetti dall'MC resistenti o intolleranti alla precedente terapia, è stato consentito un aumento della dose, assunta con il cibo, da 500 mg a 600 mg una volta al giorno, nei pazienti che non hanno dimostrato una risposta ematologica completa, CHR, entro la settimana 8 o una risposta citogenetica completa, CIR, entro la settimana 12, e non ha manifestato reazioni avverse di grado 3 o superiore, possibilmente correlate al prodotto in fase di sperimentazione. Mentre, nella sperimentazione clinica di fase I in pazienti con LMC in FC di nuova diagnosi trattati con bosutinib 400 mg, gli aumenti della dose, assunta con il cibo, con incrementi di 100 mg fino a un massimo di 600 mg una volta al giorno, sono stati consentiti se il paziente non avesse dimostrato trascritti del gene BCR-ABL a 0,10% al mese 3, non avesse manifestato una reazione avversa di grado 3 o 4 al momento dell'aumento della dose e tutte le tossicità non ematologiche di grado 2 fossero state risolte almeno al grado 1.
Nella sperimentazione clinica di fase I/I in pazienti con LMC resistenti o intolleranti a precedenti terapie che hanno iniziato il trattamento a 0,500 mg, 93, 558. 16,7% hanno avuto un aumento della dose fino a 600 mg al giorno. Nella sperimentazione clinica di fase I in pazienti con LMC in FC di nuova diagnosi che hanno iniziato il trattamento con bosutinib a 400 mg, un totale di 46 pazienti, 17,2%, ha ricevuto un aumento della dose a 500 mg. Inoltre, il 5,6% dei pazienti nel gruppo trattato con bosutinib ha avuto ulteriori aumenti della dose a 600 mg. Dosi maggiori di 600 mg/die non sono state studiate e pertanto non devono essere somministrate. Aggiustamenti della dose in caso di reazioni avverse. Reazioni avverse non ematologiche. Qualora si sviluppi tossicità non ematologica moderata o severa clinicamente significativa, la somministrazione di bosutinib deve essere interrotta e può essere ripresa a una dose ridotta di 100 mg assunta una volta al giorno dopo la risoluzione della tossicità. Se clinicamente appropriato, deve essere preso in considerazione il ripristino della dose precedente alla riduzione, assunta una volta al giorno, vedere paragrafo 4. In alcuni pazienti sono state usate dosi inferiori a 300 mg/die. Tuttavia, l'efficacia non è stata stabilita. Diarrea. In caso di diarrea di grado 3, 4, secondo i criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi, Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE, del National Cancer Institute, NCI, bosutinib deve essere interrotto e può essere ripreso a una dose di 400 mg una volta al giorno dopo il recupero al grado 0,1, vedere paragrafo 4. Reazioni avverse ematologiche. In caso di neutropenia e trombocitopenia gravi o persistenti, si raccomandano le riduzioni della dose descritte nella tabella 1. Tabella 1. Aggiustamenti della dose in caso di neutropenia e trombocitopenia. H. 1,0x109L e/o piastrine. 50x109L. Sospendere bosutinib fino ad ANC a 0 yen 1,0x109L e piastrine a 0 yen 50x109L. Riprendere il trattamento con bosutinib alla stessa dose se il recupero avviene entro 2 settimane. Se la conta ematica rimane bassa per 2 settimane, una volta raggiunto il recupero ridurre la dose di 100 mg e riprendere il trattamento. Se ricorre citopenia, ridurre la dose di ulteriori 100 mg fino al recupero e riprendere il trattamento. Sono state usate dosi inferiori a 300 mg/die. Tuttavia, l'efficacia non è stata stabilita. ANC uguale conta dei neutrofili. Popolazioni speciali. Pazienti anziani, a 0 yen 65 anni. Non sono necessarie raccomandazioni specifiche sulla dose per gli anziani. Poiché copyright le informazioni sugli anziani sono limitate, si deve prestare attenzione in questi pazienti. Compromissione renale. I pazienti con creatinina sierica 1,5 volte l'ULN sono stati esclusi dagli studi sulla LMC. Nel corso degli studi è stata osservata una maggiore esposizione, area sotto la curva AUC, in pazienti con compromissione renale moderata e severa. LMC-PH in FC di nuova diagnosi in pazienti con compromissione renale moderata, clearance della creatinina CLCR da 30 a 50 ml/min, stimata con la formula Cockcroft-Gault, la dose raccomandata di bosutinib di 300 mg al giorno assunta con il cibo, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Nei pazienti con compromissione renale severa, CLCR 30 ml/min, stimata con la formula Cockcroft-Gault, la dose raccomandata di bosutinib di 200 mg al giorno assunta con il cibo, vedere paragrafi 4 e 5, 2. L'aumento della dose a 400 mg una volta al giorno assunta con il cibo per pazienti con compromissione renale moderata o a 300 mg una volta al giorno per pazienti con compromissione renale severa può essere preso in considerazione se i pazienti non manifestano reazioni avverse severe o persistenti, reazioni avverse moderate e se non raggiungono un'adeguata risposta ematologica, citogenetica o molecolare.
LMCPH più in FC, VFB con resistenza o intolleranza alla terapia precedente. In pazienti con compromissione renale moderata, CLCR da 30 a 50 ml/min, calcolata con la formula di Cockcroft-Gault, la dose raccomandata di bosutinib di 400 mg al giorno, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. In pazienti con compromissione renale severa, CLCR 30 ml/min, calcolata con la formula di Cockcroft-Gault, la dose raccomandata di bosutinib di 300 mg al giorno, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Può essere preso in considerazione l'aumento della dose fino a 500 mg una volta al giorno, in caso di compromissione renale moderata, o fino a 400 mg una volta al giorno, in caso di compromissione renale severa, ma solo nei pazienti che non hanno manifestato reazioni avverse severe o moderate persistenti, e se non raggiungono una risposta ematologica, citogenetica o molecolare adeguata. Patologie cardiache. I pazienti con patologia cardiaca non controllata o significativa, p. Esempio: infarto miocardico recente, insufficienza cardiaca con gestizia o angina instabile, sono stati esclusi dagli studi clinici. Si deve prestare attenzione nei pazienti con patologie cardiache rilevanti, vedere paragrafo 4, 4. Disturbo gastrointestinale clinicamente significativo recente o in corso. I pazienti con disturbo gastrointestinale clinicamente significativo recente o in corso, p. Esempio: vomito o diarrea gravi, sono stati esclusi dagli studi clinici. Si deve prestare attenzione nei pazienti con disturbo gastrointestinale clinicamente significativo recente o in corso, vedere paragrafo 4, 4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di bosutinib in bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Bosulif deve essere assunto per via orale una volta al giorno con del cibo, vedere paragrafo 5, 2. Nel caso in cui venga saltata una dose oltre le 12 ore, al paziente non ne deve essere somministrata una supplementare. Il paziente dovrà assumere il giorno successivo la dose abituale prescritta. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Compromissione epatica, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Anomalie della funzionalità epatica. Il trattamento con bosutinib è associato ad aumenti delle transaminasi serriche, alanina aminotransferasi ALT, aspartato aminotransferasi AST. Gli aumenti delle transaminasi si sono verificati in genere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali su bosutinib. Inibitori del CYP3A. L'uso concomitante di bosutinib con inibitori forti del CYP3A, compresi, tra gli altri, itraconazolo, chetoconazolo, posaconazolo, boriconazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone, mibefradil. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere bosulif durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere bosulif durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione. Le donne in età fertile devono essere informate della necessità di usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con il bosutinib per almeno 1 mese, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Bosutinib non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, se un paziente trattato con bosutinib manifesta capogiro, affaticamento, compromissione della vista o altri effetti indesiderati con un impatto potenziale sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari in modo sicuro, deve astenersi da queste attività fino a quando persistono gli effetti indesiderati. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Complessivamente, 1272 pazienti affetti da leucemia hanno ricevuto almeno una dose di bosutinib in monoterapia.
La durata mediana della terapia è stata di 13,8 mesi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza con sovradosaggio di bosutinib negli studi clinici è stata limitata a casi isolati. I pazienti che assumono un sovradosaggio di bosutinib devono essere tenuti sotto osservazione e ricevere un trattamento di supporto appropriato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitori delle proteinchinasi, codice ATC. L01X14. Meccanismo d'azione. Bosutinib appartiene a una classe farmacologica di medicinali noti come inibitori delle chinasi. Bosutinib inibisce la chinasi anormale, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo la somministrazione di una dose singola di bosutinib, 500 mg, con alimenti in soggetti sani, la biodisponibilità assoluta era pari al 34%. L'assorbimento si è rivelato relativamente lento. Dati preclinici di sicurezza. Bosutinib è stato valutato in studi di sicurezza farmacologica, di tossicità a dosi ripetute, di genotossicità, di tossicità riproduttiva e di fototossicità. Studi di sicurezza farmacologica. Bosutinib non ha esercitato. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa cellulosa microcristallina, E460. Sodio croscarmelloso, E468. Poloxamer 188. Povidone, E1201. Magnesio stearato, E470B. Film di rivestimento. Bosulif 100 mg compresse rivestite con film. Alcol polivinilico. Diossido di fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.